Ciao, benvenuto o bentornato su questo canale. Se non mi conosci, mi chiamo Virginie, sono un interior designer e amo co-creare con i miei clienti le loro case affinché possano avere una casa bella e funzionale, ma soprattutto che li rappresenti e li supporti nella vita di tutti i giorni. Questo dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa e ristrutturazione, dandoti suggerimenti e spunti affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa nella quale non vedi l'ora di tornare per trovare ed essere te stesso. Ricordati che sono suggerimenti. Prendi solo quello che senti davvero faccia al caso tuo, quello che ti risuona, il resto lascialo andare. La casa non è solo un tetto sotto il quale mangiare e andare a dormire, ma piuttosto un luogo vivo che ci supporta in tutto, soprattutto nel nostro benessere psicofisico. La casa deve essere quel luogo dove stiamo bene, dove abbandoniamo le nostre difese e dove ritroviamo e siamo noi stessi. Perché sia davvero così è importante fare attenzione ad alcuni dettagli e li vediamo nel video di oggi. Prima di cominciare, se ti piacciono questi argomenti e non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale così resterai sempre aggiornato e mi aiuterai a farlo crescere. Io lo apprezzerò moltissimo. Metti un bel like al video e partiamo! L'argomento di oggi è bello denso, quindi non perdiamo tempo e vediamo insieme ben 7 consigli per una casa che supporta il proprio benessere. Una cosa imprescindibile per avere una casa che supporta il benessere è che sia disegnata in modo da rappresentarti al 100%. A volte si ha la tendenza a seguire la moda, i trend, un po' perché appagano gli occhi, un po' per impressionare anche gli altri, però questo potrebbe essere un errore. La casa deve trasudare la tua personalità in ogni cosa e va arredata con intenzione. Ogni spazio va studiato in modo che possa davvero supportare il tuo stile di vita, il tuo personale modo di essere e vivere la casa. Quindi la scelta di mobili, materiali e colori deve essere fatta, come detto un attimo fa, in base alla tua personalità. Devono appagare i tuoi occhi, certo, ma anche corpo e anima, e devono parlare di te. Parti sempre da una lista di cose che sono importanti per te per creare degli ambienti che siano confortevoli e armoniosi per te. Vedrai che il per te lo sottolineerò un sacco oggi. Una stessa casa, una stessa stanza può essere arredata in molti modi diversi, non solo come stile e colori, ma spesso anche come disposizioni. È importante prima di tutto che sia tutto messo in maniera funzionale per il tuo modo di vivere l'ambiente. Come detto altre volte, valuta la funzione principale per ogni stanza e poi studia il resto attorno a questo. L'esempio che faccio sempre è il soggiorno. La funzione principale è ricevere ospiti o guardare la TV. Capisci bene che le disposizioni possono cambiare. Tutto deve essere quindi sistemato in maniera funzionale per te, tu sei sempre al centro di tutto e nel posizionare le cose in maniera funzionale bisognerà anche fare attenzione a che tutto sia fruibile in maniera semplice. Bisogna poter circolare nelle stanze ed avere accesso a tutto senza dover fare il salto ad ostacoli o dover spostare le cose. Questa facilità di arrivare dappertutto renderà più fluido ogni cosa e godrai appieno di ogni spazio. Non solo, questa fluidità faciliterà anche le pulizie, rendendole non dico piacevoli, ma quantomeno non stressanti.
La luce è importantissima per il benessere psicofisico. È stato dimostrato che nei paesi nordici, dove per molti mesi all'anno la popolazione ha davvero poche ore di luce, l'incidenza di casi di depressione è purtroppo maggiore. È quindi importante avere una casa luminosa e sfruttare prima di tutto la luce naturale. Può capitare di avere stanze tendenzialmente buie. In questo caso è importante mettere in atto alcune strategie, come l'utilizzo degli specchi. Gli specchi posizionati in maniera strategica più o meno davanti alla finestra avranno la capacità di raddoppiare la luce della stanza. Un altro valido trucco è quello di usare i metalli lucidi, non troppi perché sennò poi l'ambiente diventa un po' freddo, ma per esempio nello stelo della lampada, nelle gambe delle sedie e nei tavolini o anche nelle maniglie o nei profili degli specchi e dei quadri possono aiutare a riflettere la luce. Va da sé che è importante anche la luce artificiale. Ogni ambiente deve avere una corretta illuminazione generale che permette di vedere bene dappertutto. Questa però, ormai lo sai, non è sufficiente, va accompagnata da altre fonti di luce che possano creare l'atmosfera ed essere utili per alcune attività. Per esempio la luce vicino al divano, soprattutto se ami leggere. Ne abbiamo parlato già altre volte, è molto importante comprare mobili e complementi fatti con materiali naturali. Questo fa bene alla natura, lo sappiamo, ma anche a noi. Materiali caldi come il legno regalano una piacevole sensazione, anche se inconscia, perché ci riportano alla natura. Lo stesso vale per i tessuti come cotone, lino, lana o velluto, perché sono privi di sostanze sintetiche e sono molto più gradevoli al tatto, spesso anche alla vista. I materiali naturali sono privi di sostanze chimiche che spesso sono anche nocive, quindi usare materiali naturali per i rivestimenti, per i mobili e per i complementi come nei tessuti significa creare ambienti salubri. I colori hanno una valenza psicologica incredibile su di noi, ne parlo qui, ti lascio il link in descrizione, ti lascio anche il link della diretta che ho fatto insieme a Francesca e Claudia dove ne abbiamo di nuovo parlato. Quindi questi colori vanno scelti con attenzione. I colori tranquillizzanti della natura come sabbia, verdi e blu sono spesso un'ottima scelta per ambienti rilassanti che avvicinano appunto alla natura. È anche un'ottima scelta prediligere tonalità calde o almeno riscaldare con i giusti materiali le tonalità più fredde. I colori neutri sono molto adatti per ambientazioni accoglienti e rilassanti. Con colori neutri intendo qualsiasi colore che sia stato desaturato con bianco per un colore chiaro, con nero per un colore scuro. Per avere ambienti vibranti, gioca con le tonalità e le sfumature dei colori della palette e osa comporre dai colori un po' più forti. Se ami i colori vivaci, usali per dare carattere, magari non in grandi quantitativi, ma in complementi e decorazioni. Il famoso 10% della regola 60-30-10. Ne parlo qui e di nuovo ti lascio il link in descrizione. Sicuramente questo punto non ti stupirà, ne abbiamo parlato tantissime volte. Le piante hanno un potere calmante perché ci riportano con la mente alla natura e questo ci rilassa. Questo potere è visivo, quindi, anche se vero è meglio, vale anche con l'utilizzo di piante artificiali. Le piante vere hanno un plus in più, ovvero hanno la capacità anche di purificare l'aria, questo va da sé, è un'ottima cosa. Non c'è stanza che non possa avere una pianta se non un bagno cieco, ma anche lì usando quelle finte non c'è problema, o un ripostiglio perché lì effettivamente non ha senso. Le si possono mettere anche in camera da letto. Decora con le piante, prendine anche di grandi che arrivano al soffitto, prendine di piccole da mettere nelle tue composizioni su console, librerie e tavolini.
Usa anche solo rami o foglie decorative, hanno un effetto minimal molto elegante. Per chi non è minimalista dentro, io per esempio lo ammetto non lo sono, è facile accumulare tante cose. Questo impatta sulle nostre case e quindi su di noi. Quando si ha tanto è molto più difficile pulire e tenere tutto bene in ordine. Le cose finiscono per occupare spazi importanti, sia alla vista che nei cassetti e negli armadi. È davvero molto importante liberarsi di ciò che non ha più ragione di essere, che non ci rappresenta più, che non ha più un significato. Lo so bene che non è facile, ma anche qui il trucco c'è. Prima di tutto non fare tutto in un colpo solo, dopo un po' potresti stufarti e risistemare tutto come prima. Dedica un momento alla settimana, un'ora, 10, 15 minuti al giorno, quello che ti è più congeniale, parti da una stanza, da un armadio e poi continua. Non è necessario disfarsi di tutto subito. Per le cose per cui sei in dubbio, comincia solo a metterle da parte. Trova un angolo dove puoi tenere un po' più di confusione momentaneo e metti tutto lì, quello che magari non usi più o capisci che non c'entra, ma a cui in qualche modo per mille motivi fai fatica a staccarti. Una volta che avrai sistemato tutta la stanza, guarda il risultato e assapora come ti fai sentire. A quel punto puoi guardare tutto quello che hai accumulato con occhi diversi e potrai decidere con maggior consapevolezza cosa fare. Qualcosa magari tornerà al suo posto, ci può stare, ma non sarà comunque uguale a prima perché avrai fatto spazio. La maggior parte delle cose comunque usciranno da casa tua, ne sono certa. Ovviamente non è che si debba buttare tutto, quello che è in ordine si può regalare o vendere. Questo lavoro farà spazio nella tua casa, ma anche nella tua mente. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre, prenota la tua consulenza. Trovi i miei contatti in descrizione. Se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale e anche di attivare la campanella così da non perderti i prossimi video. Grazie di cuore di essere stato qui con me. A presto, ciao!